Capitolo quarto. Il nome nell'annunzio. Se i profeti sono uomini della rivelazione per il messaggio di cui sono araldi, finché vissero, per quanto ne sappiamo, la loro vocazione venne generalmente contestata dai contemporanei, quando non furono essi stessi apertamente perseguitati. Di gradimento e tanto meno di successo della loro predicazione, non si parla in nessuna parte degli scritti che li riguardano. Ebbene, magari di riflesso, in questo capitolo noi vogliamo cogliere qualcosa della condizione nella quale il nome divino, che essi adducevano come testimonianza assoluta dei loro interventi, veniva posto nella realtà del rifiuto o dell'indifferenza al messaggio. Rifletteremo su alcune di queste incidenze incominciando dalla figura stessa dei messaggeri, vagliandone più da vicino alcuni casi insieme con la natura della loro predicazione, allo scopo di avvicinarci quanto più possibile all'atto di nascita della parola nel tempo, prima che essa venisse riconosciuta come messaggio divino. Crediamo che in questa prospettiva l'accoglienza riservata al nome possa svelare la natura delle scelte fatte da Dio e le soddisfazioni che, in fondo, egli si è sempre riservate come area del proprio compiacimento. Questa tattica preparava all'avvento del futuro del Messia, come modo d'apparizione e criterio di riconoscimento, nel senso che il Messia venne prefigurato anche dalla situazione nella quale ne venne fatto l'annunzio. Parte quindicesima. I messaggeri. Lo stato clinico. Nessun popolo ha mai raccolto e tanto meno custodito con altrettanta gelosa premura gli scritti dei propri avversari, come invece Israele ha fatto con i libri dei profeti, poiché se da una parte facessimo la somma delle maldicenze, sarcasmi, cattiverie dette durante i secoli contro il popolo d'Abramo, certo non supererebbero in qualità teologica quante ne contengono, dall'altra, i 16 libri dei profeti scrittori, tutti nati ebrei e reputati nel contempo la gloria più pura di Israele. Questo dimostra che Israele, popolo di indistruttibile memoria, ha considerato i suoi profeti e i loro scritti il documento più nobile e rappresentativo della tradizione e della stirpe. L'ebraismo, che non ha mai perdonato la storia, ha saputo leggere e meditare nelle pagine dei suoi più inesorabili accusatori l'amore di Dio, anche quando veniva attestato da un fiume straripante di collere e invettive. Dicono che l'amore non è bello se non litiga, ma questo è un caso fuori da ogni modello possibile, degno della più seria riflessione. Intanto a chi intendesse iniziare la lettura della Bibbia incominciando dalle pagine dei profeti per conoscere subito la soavità, Salmo 19,11, 119, 103, della parola di Dio e l'amabilità del suo nome, bisognerebbe consigliare di contemplarsi prima uno di quei vulcani che non fingono di dormire, quelli che già da lontano consigliano di arrivarci preparati. Sappia inoltre che i profeti, nella loro società e agli occhi degli uomini, non furono l'onore di Yahweh, almeno sinché furono in vita. Fra le iniziative divine, i profeti sono come viandanti che vengono a far scenate nelle vie cittadine o alzano la voce durante una messa solenne. Hanno senz'altro bevuto qualcosa di molto forte. Gente di nessun conto, sbucano da chissà dove e, al di fuori d'ogni istituzione prevista. Per simboleggiare la deportazione si sbarbano con la spada, Ezechiele 5,1 seguenti, debbono cuocere il pane sopra escrementi disseccati, 4,12, 15, o anche girano seminudi, Isaia 20,2. Carichi d'un giogo sulle spalle, parlano ai potenti per persuaderli alla sottomissione, Geremia 27,2 seguenti, comperano una pignatta e la fracassano alla porta della città per annunziare una sentenza, idem 19,1-13. È accaduto che andassero a nascondere la cintura in un luogo umido per attualizzare un'alleanza andata a male, 13,4, 11, o che dovessero sposare prostitute di cartello, Osea 1,2, per simboleggiare il tradimento del patto. Oracoleggiando sempre, parlando gridano, soprattutto inveiscono. Non stiamo alludendo a una stirpe di forsennati, ma a uomini timidissimi e schivi, anime di sorgente, prese alla rete d'una vocazione irresistibile, non per far gesti all'aria, ma per annunziare la parola. Scrivono pure qualche libro, ma la loro fama letteraria è stata sempre postuma. Il loro mestiere è la predicazione, senza studio e senza successo. Quali perturbatori dell'ordine pubblico assaggiano sovente il randello, il carcere, Geremia 20,2, 37, 15, immersi in cisterne con il fango sino alle ginocchia,
non ammorbidiscono, idem 38,6, schiaffeggiati, non ritrattano, Primo Re 22,24. Chi li uccide, può pure pensare di dar gloria a Yahweh, loro disperazione. Eppure, Yahweh non solo tollerava le loro maniere, ma ne valorizzava i significati, attraverso i gesti citati giudicava la storia degli uomini. E così è stato. Per questa loro strana maniera d'essere, da 2 secoli a questa parte i profeti sono stati sottoposti a un esame spietato, con gli strumenti offerti dalle scienze religiose, dalla psicologia, antropologia, eccetera. Ecco alcuni risultati d'analisi: squilibri, dissociazione, patologie di rigetto, allucinazioni, epilessia ciclica, narcisismo, inconsce voglie di castrazione, psicosi, isterismo, masochismo, disadattamento socioculturale, stato di regressione edipica, somatizzazione di sconcerti interiori, schizofrenia catatonica, paranoia progressiva, eccetera, e come conseguenza, abilità nella falsificazione, scienziati dello spirito, sciamani, estatici, medium, entusiasti, agenti stranieri, geni nazionali, oratori politici, buffoni e giornalisti da 4 soldi. Renan. Non ci si conturbi però, che questo è appena un quadretto dello stato maggiore dei disturbi più in vista tra i fenomeni antropologici del profetismo biblico. Si potrebbe anche sorridere sull'evidente pregiudizio che fa da sfondo a queste cartelle cliniche. Il fatto è che già i contemporanei dei profeti, pur sprovvisti delle odierne tecnologie diagnostiche e muniti della sola grossa pratica dei tempi, giudicarono nella stessa maniera i messaggeri di Yahweh. Si pensi che i familiari di Geremia concordarono di uccidere il loro congiunto per l'obbrobrio a cui li esponeva la figura del profeta. Un forsennato che pretende di fare il profeta, diceva un contemporaneo, Geremia 29,26. Di modo che 2500 anni di rispetto e devozione verso la testimonianza dei profeti non possono farci dimenticare la situazione reale in cui la vocazione profetica poneva questi messaggeri di Yahweh e, conseguentemente, anche il nome al quale la loro predicazione si riferiva di continuo, poiché è da scartare con decisione l'ipotesi secondo cui i profeti fossero uomini di pensiero. Nei loro scritti non v'è traccia di una benché minima elaborazione operata dalla riflessione sul contenuto degli oracoli che proclamavano. Gli odierni studi esegetici sul profetismo biblico omettono come fatto trascurabile ogni accenno alla compromissione effettiva del nome agli occhi d'una società che, seppur primitiva, per noi, non mancava di buon senso nel giudicare gli uomini e anche gli eventi religiosi. Lo si dimostra dal fatto che, poco dopo, una scuola di sapienti redattori ci darà il libro che oggi chiamiamo Antico Testamento. La costernazione, la ripulsa destata in chi si imbatteva in uno di tali cavalieri della parola senza investitura ufficiale, non dovevano essere molto differenti di tono dai giudizi che abbiamo riferiti. Anche per coloro che oggi aprono i libri dei profeti, la prima impressione è quella di trovarsi imbarcati sulla tradizionale nave dei folli, sia per l'oggetto dell'oracolo in se stesso, sia per il modo aggressivo con cui veniva annunziato. Un effetto questo da non addebitare alla semplice suggestione. Sarebbe come attribuire la Divina Commedia all'esaltazione psichica prodotta dalla presenza di Cuscuta nel pane. La violenza del loro linguaggio, la fila sterminata delle invettive forsennate, la minaccia di continui flagelli, indurrebbero a credere che i profeti fossero uomini capaci di respirare soltanto tra il clamore dei castighi e la polvere d'un mondo che crolla. Certamente la loro lettura non è uno spasso per nessuno. Fuori e dentro, i profeti sono anime in perpetuo tumulto. Li comprese appieno e senza riserve soltanto il più mite fra gli uomini, Gesù. Il loro Dio. Scorrendo con coraggio i loro scritti bisogna dire che, salvo qualche raro sabato, il Dio dei profeti si presenta corrucciato tutta la settimana. Anch'egli respira nell'ira. Quel che è peggio, sembrerebbe un Dio che non soltanto minaccia punizioni e le irroga, ma è anche in preda a una insolita inclinazione alla vendetta. Le pagine di questa avventura spirituale ribollono dei più fieri formulari della rabbia mista a quel po' di furore che acceca già l'uomo qualunque. Certamente, oggi, sui tavoli dove si esaminano i generi letterari per le necessarie autopsie, in stanze chiuse e mantenendo un giusto riserbo, queste son cose arcinote, d'accordo, ma non lo saranno mai per l'anima che va a ristorarsi alle sorgenti della fede, se non sia stata cordialmente preavvisata che sta per bere acque bollenti. I nostri tempi sono permalosissimi quando si tratta di violenza spirituale, soprattutto se è di tipo letterario. Dopo 200 anni dalla scoperta della fratellanza, uguaglianza e libertà,
Abbiamo fatto il callo al parlar sottovoce, sebbene con l'eccezione di qualche raro botto or qua or là nel pianeta. Comprensibile quindi che l'ira del Dio dei profeti ci irriti. I cristiani medesimi continuano a guardarlo con malcelato disagio e passano a rifugiarsi nel Nuovo Testamento, tanto da distinguere tra Bibbia e Nuovo Testamento, dove invece trovano Gesù, un po' solo ma tranquillo. Se non che a mantenere i nervi a posto in questa fiera degli esaltati è proprio la Bibbia, la quale sa che la santità di Dio coincide con il suo cuore. Qui si rivela il primo atto della passione del nome, nell'anima dei profeti, stravolti dalla tragedia dell'uomo storico, per il quale l'invito all'amore ha sempre avuto le sembianze d'una imbelle saggezza. Essi sentono che quel nome ne resta compromesso, e ne soffrono. Allorché, dopo l'invettiva dovranno confessare. Io sapevo che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Giona 4,2. Sarà per alcuni di loro il tracollo. Giona dirà, toglimi la vita, perché per me è meglio morire che vivere. Molto illogico per noi, certo, ma non per coloro che avevano dovuto parlare quasi sempre il linguaggio del peccato per annunziare la bontà di Yahweh. È questa la tragedia dei profeti, amanti di Dio. In questi ultimi anni, non di meno, si è molto discusso e argomentato per nobilitare la violenza del linguaggio dei profeti, cercando di costruire una teologia del pathos divino, inteso come coinvolgimento e sofferenza di fronte a un popolo ribelle. Pur tuttavia le intemperanze di espressione, inevitabili al linguaggio umano quando è sollecitato, son là per indicare che Dio non può essere un uomo, neanche quando voglia manifestare una reazione d'amore alle contraddizioni fatte alla sua santità. Per tutta la questione bisogna rassegnarsi a una conclusione più semplice e più gradita, che è quella di ammettere che Dio si compiace di tutta la testimonianza dei suoi profeti, anche delle sacrosante collere che non hanno mai fatto violenza ad alcuno. Se qualche compromissione l'hanno prodotta, è andata tutta a carico del nome, impolverandone un po' la radiante bontà col soffio del linguaggio umano. Ma si tratta di un contrattempo linguistico sul quale Dio è pronto a sorridere, e che gli stessi profeti sono i primi a riconoscere. Io sapevo che tu sei un Dio misericordioso, come il libro di Giona finemente dimostra, 4,2. Per noi, la parola veemente dei messaggeri di Yahweh resta il segno inequivocabile della incarnazione della parola nella vocazione profetica, documento dello spirito di santità messo sulla loro bocca, come dice il Talmud, e ne svela la condizione accettata. D'altronde, come per il Cristo si parla teologicamente di una passione già in atto nella umanità assunta, analoga situazione è quella della passione del nome, nell'atto della rivelazione nel tempo, proprio a causa della sua ineffabilità. In altre parole, nel linguaggio dei profeti non dobbiamo giustificare una causa, bensì riconoscere una condiscendenza divina al livello del suo effetto. Ma oltre ai gesti e alle parole, un'altra ragione della triste rinomanza goduta dai profeti dell'esilio è da ravvisare nel loro rigore morale e nella intransigenza con cui ne proclamano l'impegno, sia nei confronti delle istituzioni, tempio o reggia che fosse, sia dinanzi alla gente di qualsiasi classe sociale, eccettuati soltanto quelli che non sono, avrebbe detto San Paolo, e cioè i derelitti, orfano e vedova per primi. Davanti a costoro la loro predicazione si placa in una incondizionata pietà. Ecco infatti come un profeta, aristocratico e di buona moderazione, poteva arringare le donne della sua città nell'VIII secolo. Dice Yahweh: si sono insuperbite le figlie di Sion e procedono a collo teso ammiccando con gli occhi e camminano a piccoli passi facendo tintinnare gli anelli alle caviglie. Perciò il Signore renderà tignoso il cranio delle figlie di Sion, Yahweh scoprirà la loro nudità. In quel giorno il Signore toglierà l'ornamento di fibbie, fermagli e lunette. Invece di profumo ci sarà marciume, invece di cintura una corda, invece di ricci calvizie, invece di vesti eleganti uno stretto sacco, invece di bellezza bruciature. Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà nettato l'interno di Gerusalemme con il soffio della giustizia e con il soffio dello sterminio, allora Yahweh verrà a riposarsi su tutta l'estensione del monte Sion e su quelli che vi si riuniranno. Isaia 3,16-24, 4,4, 5. Ogni epoca è accorsa ad ascoltare la voce del fustigatore dei vizi, salvo poi ad abbandonarlo all'ira del primo venuto. Ebbene, secondo una tradizione ebraica, Isaia sarebbe stato segato in due dal re Manasse. Vi allude anche la lettera agli Ebrei, 11,37. In ogni caso l'asprezza di questo genere di censori avrà potuto far ammutolire l'uditorio,
ma il timore della loro parola ha sempre nascosto un cordiale disprezzo verso le loro persone. Eppure, nel loro cuore la veemenza di linguaggio scaturiva da una sorgente d'amore, la coscienza della responsabilità di quello che dicono lo rivela. Figlio dell'uomo, ti ho posto per sentinella alla casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, tu morirai, e tu non lo ammonisci e non parli affinché il malvagio desista dalla sua perversa condotta personale e viva, lui morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ezechiele 3,16-18. Yahweh, fuoco divorante, come spesso ripetevano, entrava nel mondo mediante la voce di questi araldi. Ricorrere, come spesso si fa, alla grossezza dei tempi in merito a una parola che il redattore ispirato reputava eterna nel tempo, abbiamo già fatto osservare che significa evitare la questione. Se il redattore biblico non ha pensato nemmeno per un istante di farcela giungere ammorbidita, ripulita, si vede che includeva questa compromissione del nome nei dispiaceri di chi ama. La Bibbia non evita i suoi rischi, sin dall'inizio, le parole che non passeranno, non hanno mai temuto le civiltà rincivilite dell'uomo. Entrando nel tempo, Yahweh ha assunto anche tutto ciò che esso comporta, a cominciare dal servizio scelto sul campo. Se questo potrà imbarazzare le mutate condizioni e le mentalità sopraggiunte, non ci si spaventi, siamo convinti, al contrario, che quando la civiltà dell'uomo sarà soltanto una civiltà dell'amore e dell'amore divino, le spregevoli apparenze di questi messaggeri, la loro bruciante parola, la brutalità del loro furore riveleranno la fragilità della loro commozione davanti al peccato e la tenerezza della loro anima davanti alla causa del loro tremendo destino. Nella loro missione c'è un dramma rimasto occultato dall'eco della loro stessa voce, e può essere identificato nel silenzio che essi mantengono sulle proprie persone e, in ultima analisi, sul proprio io. Purtroppo questa stirpe d'uomini non parla mai di sé, del proprio nome, hanno gettato tutto, onore e forse anche la dignità. Sono come coloro che mangiano il proprio pane senza guardarlo, per vergogna. La prova di quanto andiamo dicendo ce la darà l'eccezione, il profeta Geremia.